Oggi, nel modo spero più asciutto possibile, vi porto due notizie su MV Agusta. Una è brutta, molto brutta, e riguarda la situazione reale in cui versa l'azienda. L'altra invece è potenzialmente ottima, perché le ultime indiscrezioni che sto raccogliendo indicano che la lunga vicenda della vendita potrebbe essere arrivata finalmente ad una svolta decisiva. Vi dico nei video dedicati ad MV Agusta, ovvero quello sulla sua salvezza, quello sulla sua acquisizione da parte di CF Moto che ci stava lavorando e quello sul suo, diciamo, sulla sua declinazione, sulla sua finalizzazione a livello sportivo, bene, quei video non erano, diciamo così, delle butade, nel senso che non sono stati smentiti, e questo è una grande cosa, e si sono semplicemente arenati, e parallelamente sono entrati in scena uno o più fondi di investimento, oltre che un altro player che però si è tirato indietro. Alla fine di uno di quei video io vi avevo accennato ad una sorta di spy story. Dopo la pubblicazione, infatti, fui contattato da una persona vicino a questi fondi che mi chiese di incontrare uno di loro, poi non se ne è fatto più niente, ma mi chiese con grande correttezza, anche un po' di fermezza, di non approfondire eh, possibilmente ulteriori altri aspetti per non compromettere le trattative in corso. Mi disse anche che una volta conclusa la vicenda mi avrebbero contattato, insomma, ecco, vi posso dire che alla luce delle ultime indiscrezioni quella telefonata assume un significato completamente diverso, ma ci arriviamo fra poco anche per spiegare il motivo per cui ho fatto delle scelte. Perché prima bisogna capire un po' di cose, ok? Siete pronti? Bene. Sigla. Bene, ciao da Mr. Helmet. Se durante questo video vi sembrerò particolarmente prudente o asciutto è perché quando ci sono di mezzo centinaia di famiglie preferisco raccontare solo ciò che ritengo sufficientemente verificato. Bisogna fare del giornalismo, ma non bisogna danneggiare, non bisogna fare dei danni. Allora, diciamo che ci sono due notizie. La situazione di MV Agusta, abbastanza grave, e poi questo acquisto. Prima però voglio rispondere ad una domanda fondamentale. Chi acquista o acquisisce, va a controllare MV Agusta, che cosa si sta realmente comprando? Perché quello che emerge dalle testimonianze raccolte nelle ultime settimane è un quadro che definire preoccupante è poco. La prima fotografia è quella della produzione. Secondo le informazioni raccolte all'interno dell'azienda, la linea produttiva sarebbe praticamente ferma dalla fine di aprile, quindi negli ultimi mesi non si sarebbe portata avanti una reale produzione di nuove moto, si sarebbe lavorato soprattutto recuperando motociclette rimaste incomplete, smontate in passato per recuperare componenti destinati ad altre moto, risolvere situazioni, ma finito anche quel lavoro la produzione si sarebbe sostanzialmente arenata, molte meno di 1000 moto, laddove invece le previsioni erano di 5-6 volte tanto. Attenzione, perché questo non significa che ad MV Agusta manchino gli ordini, anzi le moto, a quanto mi risulta, sarebbero anche tutte vendute, il problema sarebbe un altro, ossia produrle. La conseguenza è che molti dipendenti si trovano ad entrare in azienda, quella solidarietà che fanno al 20%, senza avere un vero lavoro da svolgere. In diversi casi vengono richiamati semplicemente per rispettare gli obblighi previsti dalla solidarietà, e non avendo produzione vengono poi impiegati in attività completamente estranee o quasi al loro mestiere: sistemare, imbiaccare, tagliare il prato, spostare i magazzini, fare traslochi interni, manutenzione, eccetera. Una situazione che molti lavoratori ovviamente contestano anche sotto il profilo della sicurezza, perché si tratta di mansioni per le quali non sono formati e che non sono previste nel loro contratto, e sono cose abbastanza importanti. Okay? Poi c'è il problema economico, il problema dei soldi. Risulta che, insomma, da questa analisi emerge un'azienda che fatica perfino a recuperare la liquidità necessaria per la normale operatività, e non voglio entrare nei dettagli più beceri, insomma, componenti dal costo di poche centinaia di euro che non vengono acquistati per mancanza di fondi, mentre contemporaneamente si cerca di capire come vengano
reperite le risorse per pagare gli stipendi che ogni mese valgono centinaia di migliaia di euro, e non potrebbe essere diversamente dato il numero di dipendenti, impiegati, della professionalità e dell'inquadramento di cui questi godono, perché è giusto che sia così. È la situazione che lascia chiaramente molti dipendenti pieni di interrogativi. A questo si aggiunge un clima interno, cioè gli stipendi ridotti dalla solidarietà, i ritardi nei pagamenti, l'incertezza sul futuro. È chiaro che mettono in difficoltà molte famiglie, fornitori inclusi, alcuni dei quali tentati dal bloccare tutto se non vengono pagati. Sono esigenze anche queste da tenere in considerazione. Insomma, ci sono situazioni in cui emerge una fotografia di lavoratori che per settimane hanno dovuto vivere con poche centinaia di euro aspettando gli ammortizzatori sociali. Nel frattempo, sempre secondo le informazioni raccolte, molti tecnici qualificati avrebbero lasciato l'azienda. Super gossip, direzione Norton in molti o altre case motociclistiche di livello, perché ricordiamo che MV Agusta ha sempre racchiuso una serie di professionalità molto elevate. Okay? Anche figure manageriali importanti sarebbero uscite di scena, compreso il CFO, mentre all'interno si parla di una struttura sempre più ridotta e di competenze che si stanno un pochino perdendo. E infine c'è un altro elemento che mi ha colpito, che chi lavora dentro MV Agusta continua ad avere l'entusiasmo e l'amore per il marchio e continua a sostenere che il mercato per il marchio esiste ancora, che le richieste ci sono, che le moto si venderebbero anche, e il vero problema oggi non sarebbe trovare i clienti, ma trovare le moto da dargli, cioè sarebbe il problema riuscire a costruire le moto e garantire ai clienti un futuro fatto di ricambi, assistenza e stabilità aziendale. C'è poi un altro aspetto di cui si è parlato molto meno, ma che rischia di avere conseguenze concrete e pesantissime anche nel lungo periodo. Insomma, per trovare i soldi negli ultimi mesi sarebbero state immesse sul mercato diverse moto con prezzi un pochino più, no, più convenienti di realizzo, al di sotto quindi del normale valore commerciale che una moto posizionata su un'alta gamma come MV Agusta dovrebbe avere. A questo si aggiunge un'altra circostanza raccontata da più parti, cioè parte delle motociclette sarebbe anche magari stata assegnata da alcuni dipendenti come forma di compensazione o di saldo spettanze, e in alcuni casi queste moto sono state rimesse giustamente sul mercato, tutto da verificare, ma i rumor sono pesanti. Quindi tutto questo ha contribuito ad aumentare l'offerta di moto a prezzi particolarmente bassi, moto non prodotte ma rimaste, con un effetto inevitabile sul valore del marchio e delle stesse MV Agusta già presenti sul mercato dell'usato e del nuovo. Immaginate, pensate alla posizione dei concessionari. Molti avevano acquistato motociclette a condizioni diverse, investendo del capitale, programmando le vendite, e dopo si trovano a competere con moto proposte a prezzi diversi, ok? E a quel punto le alternative sono due: o acquisti tu stesso, concessionario, quelle moto, anticipando altro denaro per cercare di contenere il danno, oppure assisti un po' in difficoltà al deprezzamento del tuo magazzino e alla perdita del valore che hanno le moto già acquistate. Insomma, è una dinamica questa che non è infrequente, ma che andrebbe evitata, però ripeto, non è infrequente, è troppo facile parlare, e genera comunque tensione nella rete commerciale e rischia di compromettere uno degli asset più importanti che no, cioè, di qualsiasi costruttore, cioè la fiducia da parte della tua rete vendita e la tenuta del valore che ha il prodotto sul mercato, perché una crisi industriale la puoi superare con gli investimenti nella nuova proprietà, però ricostruire il valore percepito di un marchio e ristabilire la fiducia della rete commerciale invece richiede molto più tempo poi, quando le cose le hai risolte. Esattamente per questo motivo che la seconda notizia di oggi potrebbe cambiare completamente il destino di MV Agusta, ok? Quella che la notizia è che, se verrà confermato ufficialmente nei prossimi giorni, cambia proprio le carte in tavola. Ok, vi dico subito una cosa: quello che sto per raccontarvi nasce da una serie di indiscrezioni raccolte da fonti diverse che nelle ultime ore stanno convergendo tutte nella stessa direzione. È un'anticipazione, è un'ipotesi, un rumor, siamo vicini alla notizia, però non sono notizie ufficiali. Secondo queste informazioni, la cessione di MV Agusta sarebbe già stata perfezionata, cioè mi risulta che da quanto so che vi sia stata anche la firma
avvenuta nella seconda settimana di luglio. Starebbero cercando un po' di portare avanti le cose, metterci dentro le ferie, però non so quanto sarà possibile. Poi perché ci sono altri elementi che vanno nella stessa direzione. Il consiglio di amministrazione, il CDA, sarebbe stato già modificato e quindi per questo motivo la notizia dovrebbe diventare pubblica nel giro di pochi giorni. Non si può aspettare tanto, quindi nel giro di pochi giorni, quando verranno completati gli adempimenti formali, bisognerà rilasciare un comunicato, ok? Quindi va bene. Altre informazioni ancora mi dicono che la famiglia Sardarov avrebbe completamente lasciato la società, ok? Non solo dal punto di vista azionario della proprietà, ma anche proprio fisicamente, cioè si sarebbero visti movimenti di liberazione degli uffici. Insomma, qui c'è un piccolo giallo, perché qualche tempo fa mi risulta che la famiglia Sardaro si fosse impegnata ad effettuare un aumento di capitale. Su questo punto le fonti che ho raccolto sono discordanti, perché secondo alcune quell'aumento sarebbe stato effettivamente versato, secondo altri invece non sarebbe stato completato, ma è un aspetto questo che si potrà verificare facilmente, su cui avremo maggiore chiarezza quando emergeranno gli atti ufficiali dell'operazione e dovremo vedere i conti. Per quanto riguarda l'acquirente, le informazioni in mio possesso sono un po' articolate, un po' dettagliate, ma c'è un motivo su cui oggi mi devo un po' trattenere. Mi sono preso un impegno con una persona coinvolta nella vicenda, intendo rispettarlo perché ci sono degli equilibri, non perché io voglia tirarmelo, che per il momento mi fermo qui, non perché non abbia altre informazioni, ma ripeto, se c'è una cosa che ho imparato seguendo questa vicenda per anni, e io di contenuti su MV Agusta ne ho fatti a decine sin dall'inizio, e mi sono guadagnato l'attenzione anche degli avvocati, è che queste notizie valgono molto di più quando vengono confermate al momento giusto. Il giornalismo si ferma, ragazzi, quando dare una notizia non cambia le cose, ma può danneggiare qualcuno, okay? E io ho sempre in mente gli ultimi che stanno lì e che non sanno come dovranno arrivare a fine mese, ok? Quindi, però, se confermato, significa tutto questo una cosa molto precisa. Qualcuno ritiene che MV Agusta, nonostante tutto quello che vi ho raccontato fino a questo momento, che poi è la verità, nonostante i fatti, ok, abbia ancora un enorme valore industriale, commerciale e di mercato su cui vale la pena investire. E pare che la cifra messa a disposizione non per acquistare l'azienda, e l'azienda ha un valore, diciamo, determinato, insomma, anche dai conti, ma la cifra messa a disposizione per far risorgere l'azienda sia abbastanza alta. E se davvero tutto questo troverà conferma nei prossimi giorni, credo che potremo finalmente iniziare a parlare non più della sopravvivenza di MV Agusta, ma del suo rilancio. Quindi ricapitoliamo. Da una parte abbiamo un MV Agusta che, da quello che emerge dalle situazioni e dalle testimonianze raccolte, ma anche dai conti dell'ultimo periodo, sta attraversando probabilmente il momento più difficile della sua storia recente. Una produzione ferma, una rete commerciale messa a dura prova, dipendenti che vivono da mesi nell'incertezza. È un'azienda che senza alcun intervento esterno avrebbe enormi difficoltà non solo a ripartire, ma ad arrivare all'anno prossimo. Dall'altra parte ci sono poi indiscrezioni che, se confermate, cambiano completamente lo scenario. Cioè, la famiglia Sardaro sarebbe uscita ormai di scena, l'acquisizione sarebbe stata completata. Per il momento non posso dire oltre. Ho preso un impegno e intendo rispettarlo, mi posso poi anche sbagliare, perché magari questa entità sta facendo da tramite, ok? Va bene. Adesso bisognerà aspettare l'ufficialità e capire quale sarà il piano industriale, gli investimenti, quali investimenti verranno messi sul tavolo e soprattutto quanto velocemente sarà possibile rimettere in moto un'azienda che oggi ha disperatamente bisogno di ripartire, perché è ferma, e lo ripeto, è ferma. La domanda che rimane è: chi ha deciso di scommettere su uno dei marchi prestigiosi del motociclismo italiano? Cosa ci ha visto? Cioè, ok, perché è importante capire evidentemente le sensazioni dei dipendenti MV Agusta di ancora appeal sul mercato, interesse da parte del pubblico, sono state confermate anche dagli analisti, perché queste acquisizioni non si fanno mai a cuor leggero, si possono fare degli errori, ma sicuramente si fanno degli analisi, ok? E c'è però un'ultima incognita che continua a preoccupare i lavoratori e quindi anche me, ok? Prima della ripartenza, prima dei nuovi piani industriali
e prima dei nuovi investimenti resta ancora aperta una domanda molto concreta: gli stipendi quando arrivano? E questo è il primo vero banco di prova che i dipendenti attendono con ansia nelle prossime settimane, perché la firma su un'acquisizione è fondamentale. La firma salva l'azienda sulla carta, ok? Lo stipendio salva una famiglia nella vita reale. Io naturalmente continuerò a seguire questa vicenda come faccio ormai da anni. Ho dato un'anticipazione, mi prendo il rischio di alcune imprecisioni, confidando nel fatto che di aver raccolto in maniera coscienziosa le informazioni. Vediamo, appena ci saranno conferme ufficiali o nuovi sviluppi, li troverete qui su questo canale che segue la vicenda di MV Agusta ormai da anni. Ok, io sono Mr. Helmet, grazie per avermi seguito e ci vediamo nel mio prossimo video. Ovviamente iscrivetevi al canale, abbonatevi, attivate le notifiche e fatemi sapere cosa pensate di questa situazione. Ciao da Mr. Helmet.